Tra i più celebri ritratti del Rinascimento, la dama con l'ermellino rappresenta Cecilia Gallerani, giovane amante di Ludovico Sforza. Ciò che rende l'opera particolarmente interessante è la presenza dell'ermellino, animale che occupa una posizione centrale nella composizione. Leonardo non inserisce l'animale come semplice elemento decorativo. L'ermellino possiede infatti molteplici significati. Era simbolo di purezza, poiché secondo una leggenda preferiva lasciarsi catturare piuttosto che sporcare il proprio manto bianco. Inoltre Ludovico Sforza era stato insignito dell'Ordine dell'Ermellino dal re di Napoli, creando così un sottile riferimento al committente. Dal punto di vista pittorico colpisce la straordinaria naturalezza con cui Leonardo rappresenta sia la giovane donna sia l'animale. I due sembrano condividere lo stesso movimento rotatorio verso destra, come se fossero partecipi di una medesima attenzione. L'ermellino appare vivo, vigile, quasi dotato di una propria personalità. È uno dei primi esempi nella storia dell'arte in cui un animale viene studiato con tale accuratezza anatomica e psicologica. Il leprotto di Albrecht Dürer è probabilmente uno dei più straordinari studi naturalistici mai realizzati. A prima vista sembra una fotografia ante litteram. Osservando attentamente il disegno emergono dettagli incredibili. Ogni pelo è descritto singolarmente, le sfumature del mantello cambiano a seconda della luce, l'occhio lucido riflette addirittura una finestra. Dürer non rappresenta il leprotto come simbolo religioso o allegorico, lo osserva per ciò che è, un essere vivente degno di attenzione e studio. Questa mentalità profondamente innovativa per l'epoca riflette il nuovo interesse rinascimentale per la natura e l'osservazione diretta. L'opera segna un passaggio fondamentale nella storia dell'arte europea. Per la prima volta un piccolo animale selvatico diventa protagonista assoluto dell'immagine. Nessun santo, nessun re, nessuna narrazione, soltanto la meraviglia della vita osservata con occhi curiosi e scientifici. Nel ciclo dedicato alla fondazione di Roma, i fratelli Annibale Carracci, Agostino Carracci e Ludovico Carracci raffigurano uno degli episodi più celebri della tradizione romana, la lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo. Qui l'animale assume un significato completamente diverso rispetto agli esempi precedenti. Non è osservato come creatura naturale, ma come figura mitica, simbolo delle origini di Roma. La lupa emerge dalla vegetazione come una presenza protettiva e materna. Pur essendo un animale selvatico, tradizionalmente associato alla ferocia, viene trasformata in simbolo di nutrimento e salvezza. I Carracci riescono a coniugare il realismo anatomico dell'animale con la forza narrativa del mito. La scena diventa così un racconto delle origini della civiltà romana nel quale la natura stessa contribuisce alla nascita della storia. In questa straordinaria opera Diego Velázquez concentra tutta l'attenzione sulla testa di un cervo. Il soggetto è semplice ma incredibilmente intenso, non assistiamo a una scena di caccia né a una narrazione mitologica. L'animale occupa da solo lo spazio pittorico, diventando oggetto di contemplazione. Velázquez studia la struttura delle corna, la consistenza del pelo e la nobiltà dello sguardo con una sensibilità quasi moderna. Il cervo appare come una creatura maestosa, degna dello stesso rispetto riservato a un ritratto umano. L'opera testimonia la crescente attenzione nel Seicento verso la rappresentazione autonoma del mondo animale e rivela la straordinaria capacità dell'artista spagnolo di cogliere la dignità di ogni essere vivente. Grande specialista nella rappresentazione di animali, Jean-Baptiste Audry realizza in questa tela uno dei suoi lavori più eleganti. La cerva è raffigurata mentre interrompe il proprio movimento e alza la testa come se avesse percepito un rumore improvviso. Tutto il dipinto ruota attorno a questo istante sospeso. Audry possedeva una straordinaria capacità di osservazione zoologica. L'animale è descritto con precisione scientifica, ma allo stesso tempo immerso in una natura idealizzata e raffinata, tipica della sensibilità rococò. La cerva non appare minacciosa né addomesticata, è una presenza elegante, fragile, simbolo di un equilibrio naturale che l'artista osserva con rispetto e ammirazione. Nel XIX secolo le grandi pianure nordamericane esercitavano una forte attrazione sugli artisti europei e americani. Tra i principali documentatori di quel mondo vi fu George Catlin. In Bull Buffalo il protagonista è il bisonte americano, animale simbolo delle praterie e delle culture indigene.
Kathleen non si limita a dipingere un animale, sta documentando un intero ecosistema che già all'epoca appariva minacciato dall'espansione della frontiera americana. La monumentalità del bisonte trasmette una sensazione di forza primordiale. L'animale sembra incarnare la natura selvaggia del continente, ancora libera ma destinata a subire profonde trasformazioni. L'opera possiede quindi anche un importante valore storico e documentario. Con Gustave Courbet entriamo nel pieno del realismo. La volpe emerge dal candore della neve con una presenza quasi tangibile. Non vi è alcuna idealizzazione romantica. Courbet osserva la natura nella sua concretezza fisica. La pennellata densa e materica rende percepibile il freddo dell'ambiente e la consistenza del manto dell'animale. La volpe appare sola, attenta, pronta a sopravvivere in un ambiente ostile. L'artista riesce a trasformare una scena apparentemente semplice in una riflessione sulla forza e sulla vulnerabilità della vita selvatica. Con questa celebre opera Henri Rousseau ci trasporta in una giungla immaginaria e misteriosa. Serpenti, piante tropicali e ombre profonde costruiscono un universo sospeso tra sogno e realtà. L'artista non aveva mai visitato una foresta tropicale. Tutto nasce dalla fantasia, dalle visite ai giardini botanici e dalle immagini provenienti dalle colonie francesi. I serpenti diventano simbolo di fascino, mistero e potere magico. La natura non è più osservata scientificamente, ma evocata come dimensione onirica. L'opera anticipa molte sensibilità del surrealismo e continua ancora oggi ad affascinare per la sua atmosfera enigmatica. Per Franz Marc gli animali rappresentavano una forma di purezza spirituale che l'umanità moderna aveva perduto. In Volpi gli animali non sono più descritti realisticamente, i corpi vengono scomposti in forme geometriche e colori vibranti che richiamano le sperimentazioni cubiste. Le volpi diventano simboli di energia vitale e armonia cosmica. Marc non cerca di rappresentare ciò che vede, ma ciò che percepisce interiormente. La natura appare come una forza spirituale superiore, capace di esprimere un ordine che la civiltà industriale stava progressivamente distruggendo. L'opera del pittore georgiano Nico Pirosmani conclude idealmente questo percorso. Gli orsi sono rappresentati frontalmente, con semplicità quasi infantile. Le forme sono essenziali, dettagli ridotti al minimo, ma proprio questa apparente ingenuità conferisce all'immagine una straordinaria forza poetica. La famiglia animale appare unita e compatta, quasi fosse un ritratto di famiglia umano. Pirosmani elimina ogni distanza tra uomo e natura, suggerendo una profonda continuità tra tutte le forme di vita. È una visione tenera e universale che trasforma gli animali selvatici in protagonisti di una storia di affetti, appartenenza e condivisione. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!